Allora, benissimo. Buonasera a tutti. Io direi di iniziare, che è passato il quarto d'ora accademico. E per prima cosa vorrei iniziare con dei ringraziamenti a tutti quanti presenti, agli organizzatori, alle associazioni che hanno reso possibile l'evento di oggi. E devo dire che sono abbastanza emozionato ed orgoglioso di presentare oggi questo evento dedicato all'Europa qua a Cologno Monzese. Ed è il primo evento di questo tenore che noi portiamo nella nostra città. Uniti noi e il centrodestra di Cologno, grazie anche alla collaborazione di Forza Italia, che ringrazio. Oggi doveva essere con noi il segretario cittadino Armando Di Bellonia, ma per motivi lavorativi non è riuscito a presenziare. E ringraziamo comunque anche della partecipazione, vedo il vice coordinatore di Forza Italia, Alessandro Del, che è presente, e il capogruppo al Consiglio Comunale, e oltre a questo il segretario di Grande Nord, Mauro Poloni. Grazie Mauro della presenza. E ringrazio ovviamente tutte le associazioni presenti e devo ringraziare tantissimo la Cabrini LED, perché se vi state domandando come è nato questo evento, è nato per la collaborazione con l'associazione Cabrini LED, che tramite dei contatti comuni, Salvatore Baglieri, che è membro del nostro coordinamento e anche socio della Cabrini LED, ci hanno ricordato che loro il 9 di maggio, pochi lo sanno effettivamente perché in Italia non è sentitissima come ricorrenza, è la festa dell'Europa. Perché? Perché nel 1950 il ministro degli esteri francese parlò per la prima volta in assoluto nella storia, dopo la seconda guerra mondiale, di una visione di Europa unita. E quindi è stata scelta questa data come ricorrenza. Questa data diventa fondamentale anche quando noi scopriamo che ancora oggi, quando si parla di Europa, della sua creazione, soprattutto in questi momenti, in questi mesi dove è venuto alla ribalta la questione del manifesto di Ventotene come pilastro fondante rispetto a quello che è stata l'Unione Europea e la Comunità Europea, invece si ricorre spesso, in ambito europeo si chiede, riscopriamo lo spirito di Messina, che è appunto il motivo, il leitmotiv della nostra conferenza di oggi. E che cos'è lo spirito di Messina? Lo spirito di Messina non è altro che un modo di fare, che un modo di interpretare la vita comune e le relazioni, che è tipico di noi italiani. Infatti nel 1955, a giugno del 1955, vi fu una conferenza, la conferenza di Messina, dove si riunirono 6 ministri degli esteri dei 6 paesi che dopo la seconda guerra mondiale erano quelli che potevano mettersi d'accordo in Europa. Perché cosa avevano capito gli europei? Avevano capito che se l'Europa sarebbe andata d'accordo, fosse stata d'accordo sui termini economici, non ci sarebbero più state delle guerre e dei conflitti. Partendo da cos'è accaduto? Che questi soggetti hanno iniziato a creare la CECA, quindi vi ricordate la comunità economica del carbone e dell'acciaio, ma non bastava per assicurare un futuro brillante e luminoso a tutta parte Europa. Insomma, si riuniscono nel giugno del 1955 a Messina in questa conferenza. I paesi erano l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo, la Francia, la Germania e l'Italia. Per l'Italia, che era il paese ospitante della conferenza, vi era Gaetano Martino, un liberale. Gaetano Martino, dopo una giornata di incontri, di relazioni, si rende conto che non riescono a trovare una soluzione, nel senso tutta la giornata di lavoro, vi immaginate queste conferenze, i ministri degli esteri, i protocolli, non trovano una soluzione, una via comune per superare quello che fu la CECA. Allora è lì che nacque lo spirito di Messina, ovvero quella volontà di Gaetano Martino di dire no, non ci arrendiamo, non ci fermiamo a questo ostacolo. Vediamo di guardare la situazione da altri punti di vista. Cosa fa? Invita i ministri degli esteri a casa propria. Gaetano Martino è di Taormina, quindi li porta a casa sua a mangiare, quindi 6 ministri degli esteri mangiano, continuano a parlare, si confrontano, si scambiano, e fu così che dopo che la signora Martino portò questa bottiglia di liquore al limone fatto in casa sul tavolo dei ministri, che fu stilata la dichiarazione di Messina, la risoluzione di Messina, che voi trovate su alcuni dei banchetti qua presenti a Cologno Monzese. Li abbiamo fatti, se no sono disponibili online per chi ci segue in streaming o dalle altre località collegate. E questa risoluzione di Messina ha decretato i punti cardini, i punti fondanti di quello che è stata la comunità economica europea, con una visione fondamentale che noi di Fratelli d'Italia, che abbiamo accolto subito questa iniziativa della Cabrini Land nel raccontare questo percorso, che è quello della cooperazione tra stati, dove non vi era l'organismo sovranazionale che determina il futuro dello Stato suddito, ma si trova un incontro, un compromesso
con una voglia di andare avanti insieme costruendo davvero, mattone per mattone, perché sono nel rispetto degli interessi di ogni singolo paese. E quindi questo fil rouge di questo spirito di Messina si rifà nell'italianità, perché è proprio lo spirito italiano che ha determinato la creazione dell'Europa, non come poi la derivazione magari attuale, ma è quella che si sognava nel 1955, che poi è stata rimarcata in vari momenti della storia. Ecco che quando noi parliamo poi di spirito di Messina e vogliamo ricordarlo, vogliamo rievocarlo, dobbiamo parlare di italianità. E quindi quando parliamo di italianità in Europa e nel mondo, avremo poi modo di ascoltare alcuni interventi dedicati a personaggi iconici italiani che hanno contribuito all'immagine italiana all'estero, come sono stati Bettino Craxi, che è stato fondamentale nel processo di costruzione dell'Unione Europea e nel processo di determinazione dell'identità italiana anche sui banchi dell'Unione Europea. E quando si parla di italiani all'estero, comunque della visione dell'italiano fuori dai confini nazionali, non si può non parlare di Silvio Berlusconi, e quindi parleremo anche di lui e dei suoi successi internazionali legati al suo spirito, al suo modo di essere, che è quello italiano. Ma ancora di più, quando noi pensiamo agli italiani, all'italianità all'estero, come ambasciatori principi, noi abbiamo milioni di italiani che vivono, che hanno vissuto all'estero, e loro tutti i giorni rappresentano il nostro paese e ci fanno da ambasciatori nei confronti degli altri cittadini europei e del mondo, e portano nei paesi dove vanno dei valori aggiunti grandissimi. Uno di questi fondamentale che non possiamo dimenticare, infatti abbiamo qui il sottosegretario Picchi, Federica Picchi, che ringrazio, che parlerà di una italiana iconica e che oggi è patrona degli italiani nel mondo e dei migranti, che è Santa Francesca Cabrini, da cui poi deriva l'associazione Cabrini Land, perché è il messaggio cabriniano che si vuole portare avanti, ovvero lo spirito italiano che negli Stati Uniti è riuscito a costruire quello che è la più grande comunità italiana, che è stata riconosciuta con personaggi di massimo livello, arrivando ad avere il sindaco di Vignolo Sinti, per esempio. E comunque questo nostro spirito che noi vogliamo ricordare in questo modo. E quindi spero che l'argomento sia di interesse a tutti quanti, che siate contenti anche voi di avere nel nostro territorio e in diffusione su tutto il pianeta. Spero che ci seguano anche gli italiani all'estero che partecipano all'iniziativa da tutte quante i nostri consolati e i territori dove questi sono presenti. E ora, se siamo tutti quanti d'accordo, io passerei direttamente al videomessaggio che ci ha portato il nostro capo delegazione in Europa, Carlo Fidanza. Non lo vediamo, ma non lo vedo. Soltanto, ecco. Cari amici, buonasera, un ringraziamento particolare a Matteo Mazzamuto per aver voluto questo appuntamento e anche per aver voluto sfidare uno dei tabù politici del nostro tempo, l'Europa. La nostra idea di Europa viene da molto lontano, si basa sulla consapevolezza di appartenere ad una civiltà millenaria e di essere gli eredi di un patrimonio culturale, naturale, sociale ed economico unico al mondo. Il ruolo dell'Italia e degli italiani nella storia dell'integrazione continentale è sempre stato importantissimo. E proprio ripartendo dalla ineguagliabile forza propositiva dell'italianità è possibile cambiare l'Unione di oggi. Nello stesso modo in cui, non a caso, venne rilanciata durante la conferenza di Messina nel 1955, che è ricordata opportunamente oggi, dalla quale scaturirono poi i trattati di Roma nel 1957. Quella stessa Sicilia, che grazie al governo guidato oggi da Giorgia Meloni si trova al centro delle politiche europee, cuore delle relazioni tra Europa e Africa, hub energetico, il luogo dove finalmente possono incontrarsi legalità e solidarietà nella gestione dei flussi migratori. Noi siamo dire, europeisti, realisti e pragmatici, che non inseguono la logica di un'Europa sempre più stretta, cioè una creazione di una sorta di superstato attraverso la cancellazione delle differenze e delle sovranità nazionali. Per questo motivo, alla visione federalista cara alla sinistra, noi contrapponiamo quella confederale, che mette in risalto il ruolo degli Stati nazionali e che rispetta fino in fondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità che sono iscritti nei trattati europei. Il nostro obiettivo è quello di perseguire pace, libertà, sicurezza e benessere tra i popoli europei, ma vogliamo evitare il sempre più marcato accentramento di poteri verso Bruxelles. Continuare ad aumentare le competenze dell'Unione Europea, in particolar modo della Commissione Europea, senza prima aver risolto le sue principali crisi esistenziali,
la bassa natalità, l'invecchiamento della popolazione, la dipendenza tecnologica, energetica, alimentare dei paesi terzi, la deindustrializzazione per colpa delle politiche folli del Green Deal, la mancata gestione comune del fenomeno migratorio, tutto questo non avrebbe senso di fatto, ed è per questo che dobbiamo assolutamente cambiare impostazione. Cari amici, da decenni la sinistra ha provato a mettere il cappello sull'ideale europeo, chi osava entrare in questo campo, magari illustrando proprio le contraddizioni del pensiero federalista, dei suoi testi sacri, come il manifesto di Ventotene, dato da Spinelli, Rossi e Colonni, veniva immediatamente etichettato come un anti-europeista. Lo schema usato è sempre lo stesso, dalle aule scolastiche fino a quelle dei tribunali. Se non la pensi come loro, devi allineare, altrimenti scattano le contromisure, scattano le sanzioni. Basti pensare alla parte del cordone sanitario applicata proprio qui nel Parlamento europeo con il fine di escludere alcune forze politiche legittimamente elette dall'area della possibilità di partecipare al gioco politico, oppure al tentativo di contrastare scelte di politica interna cercando di intervenire da Bruxelles con strumenti come il meccanismo di condizionalità sullo Stato di diritto e anche altri tentativi di ingerenza sulle dinamiche nazionali. Ma se si guarda ancora più in profondità, l'elenco dei danni dei sedicenti europeisti nei confronti dell'Europa è enorme. Caduto il muro di Berlino, hanno sostituito l'ideologia comunista con quella del progressismo, fautore delle frontiere aperte e della globalizzazione incontrollata. Dopo aver fallito anche con questa agenda, hanno provato con l'ideologia ambientalista e con la cultura woke di importazione americana. L'europeismo ideologico, tanto al chilo, fa parte di questa nuova cassetta degli attrezzi della sinistra, insieme all'immancabile feticcio dell'antifascismo, utile a demonizzare chiunque non si allinei alla loro vulgare. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Bene, al fine di rilanciare il nostro continente e salvare ciò che di buono è stato fatto fino ad oggi, grazie all'integrazione europea, è fondamentale per noi sostituire la fallimentare visione federalista e progressista con una nuova visione di matrice conservatrice e patriottica. L'Italia è tornata protagonista a Bruxelles e nel mondo, grazie al governo guidato da Giorgia Meloni, un governo autorevole e coeso, e grazie alla sua leadership straordinaria. Dopo le ultime elezioni europee, grazie soprattutto al risultato elettorale di Fratelli d'Italia, l'asse politico del nuovo Parlamento russo è spostato più a destra. In questi primi mesi abbiamo già iniziato a vedere un cambio di approccio su temi importanti come l'immigrazione, l'agricoltura, l'energia, un cambio di approccio impensabile soltanto fino a qualche mese fa. Siamo soltanto all'inizio e andremo avanti a testa alta, come sempre, con coraggio e con amore per la nostra Italia. Ok, grazie Carlo Fidanza. Ora passerei la parola all'onorevole Fabio Raimondo che ci parlerà. Ci scambiamo di posto, sì? Accendiamo la luce così. Grazie, se si può accendere la luce così almeno noi in sala riusciamo a vederci meglio. Intanto saluto che è arrivato l'assessore regionale Comazzi e ringrazio anch'io Matteo Mazzamuto, tutti gli amici di Fratelli d'Italia, anche gli amici di Forza Italia, i consiglieri comunali presenti per aver organizzato questa bella iniziativa, che è un'iniziativa particolare perché, come insomma abbiamo visto, siamo e siete collegati con diverse realtà in Italia e non solo, per celebrare un momento di festa, ma celebrarlo davvero. Diceva bene Matteo in apertura, questa festa dell'Europa passa un po' in sordina, no? Questa data del 9 maggio individuata dall'Unione Europea come festa. Viene individuata il 9 maggio perché il 9 maggio del 1950 il ministro degli esteri della Francia, Schuman, farà una dichiarazione dicendo che bisogna mettere a fattor comune il carbone e l'acciaio. Perché direte il carbone e l'acciaio? Perché il carbone e l'acciaio sono le materie prime per fare la guerra, sono le materie prime per fare gli armamenti, e nel 1950 l'Europa veniva praticamente dall'esperienza terribile della seconda guerra mondiale, e dico io delle grandi guerre civili europee che insomma nei primi 45 anni del Novecento avevano affrontato l'Europa. Quindi farà quella dichiarazione, da lì che appunto nascerà qualche anno dopo la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, e poi via via tutto il percorso, e si sceglie quella data.
Nel frattempo, sapete perfettamente, la storia d'Europa è evoluta e si arriva fino ai nostri giorni, fino a un'Europa che forse ha tradito un po' quelle che erano le aspettative iniziali. E oggi il tema che mi è stato affrontato è un tema che è molto affascinante, perché rappresenta un po' la contrapposizione tra due sistemi, due visioni, due modelli di Europa. Quello dello spirito di Messina, che ha raccontato prima Matteo, ha raccontato anche Carlo Fidanze, su cui tornerò anch'io tra poco, e lo spirito del manifesto di Ventotene. Vedete, quando il 19 marzo scorso il Presidente del Consiglio dei Ministri in aula alla Camera dei Deputati ha disintegrato il manifesto di Ventotene, io ero lì e credo che in questi 2 anni e mezzo di mandato sia una tra le cose più belle a cui ho assistito, nel senso di guardare le facce dei parlamentari del centro-sinistra che non ce la facevano più. Perché? Perché il nostro Presidente del Consiglio ha fatto una cosa molto semplice, cioè ha svelato la natura antidemocratica di quello che è un testo sacro per la sinistra internazionalista. Perché il manifesto di Ventotene parlava, insomma, redatto durante il periodo bellico nel 1941, ma aveva una visione che voleva superare gli stati nazionali, e a noi questa cosa oggettivamente non piace, perché gli stati nazionali devono esistere e devono continuare a cooperare all'interno dell'Unione, ma non devono essere superati gli stati nazionali, non deve essere superata la sovranità nazionale. E quell'impostazione lì ha creato poi l'Unione Europea che viviamo oggi, che da un certo punto di vista è proprio figlia di quell'impostazione del manifesto di Ventotene, perché è un'impostazione burocratica, un'impostazione centralista, dirigista, che negli anni ha allontanato i cittadini dalle istituzioni, che negli anni ha allontanato i cittadini dalla politica europea e ha creato appunto quel deficit democratico che l'ha allontanata la nostra Europa dai popoli, fino ad arrivare appunto ad una deriva ideologica e burocratica per cui l'Europa ci deve dire come dobbiamo pensare, che macchine dobbiamo usare, che tipo di caldaia dobbiamo avere nelle nostre case, come dobbiamo rapportarci col mondo dell'educazione con i nostri figli, mentre noi crediamo tutt'altro. È lì che c'è lo spirito di Messina, 1955, 10 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. 6 ministri degli esteri, lo ricordava prima Mazzamuto, dei paesi che hanno fondato l'Europa, e noi siamo uno dei 6 paesi che hanno fondato l'Europa: Italia, Germania, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo. Noi siamo uno di questi 6, poi si sono aggiunti altri fino ad arrivare ai 27 attuali. Ecco, noi, quei ministri di quei paesi, decidono invece che bisogna puntare sull'integrazione, bisogna puntare non sul grande Stato europeo, ma tra Stati che mantengono gelosamente, orgogliosamente le loro tradizioni, ma che collaborano tra loro. E quello sarà il seme per i trattati di Roma del 1957, e la CECA si trasformerà in CE, Comunità Economica Europea, fino ad arrivare poi all'inizio degli anni 90, quando diventerà Unione Europea. Ma c'è un'altra questione importante che nasce lì a Messina, la questione dell'Euratom, l'Europa atomica. È lì che si inizia a parlare di energia nucleare pulita che può servire per sviluppare l'energia. Ecco, noi quello è un modello che noi invece pensiamo possa essere ancora oggi utilizzato per costruire la nostra Europa, che è un'Europa che protegge i suoi confini, che è un'Europa che difende le sue imprese, che è un'Europa che tutela i suoi cittadini e le sue famiglie, che è un'Europa che punta alla unità ma nella diversità, come dice effettivamente il motto dell'Europa. Ecco, questo noi dobbiamo fare. E se vogliamo pensare all'origine, per tornare al 9 di maggio del 1950, quando vengono gettati appunto le basi per costruire la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, quello che deve essere un modo per rilanciare l'Europa, mettendo appunto a sistema le materie prime che servivano per gli armamenti, perché se tu le metti in comune vuol dire che nessuno ce le ha in modo esclusivo e quindi nessuno può rifarsi la guerra sul territorio europeo. Ma lì c'è un fallimento, se vogliamo, di quella politica, perché a tanti anni di distanza oggi noi la guerra in Europa l'abbiamo ancora. Certo non l'abbiamo all'interno dei confini dell'Unione Europea, ma l'abbiamo all'interno dell'Europa geografica, e lo abbiamo avuto anche all'inizio degli anni 90 e nel corso degli anni 90 nei Balcani,
Quindi quel modello lì alla fine è stato completamente snaturato dalla burocrazia, dal dirigismo, dal centralismo. Ma c'è un'altra cosa a cui servono il carbone e l'acciaio, che qualcuno lungimirante nel 1950 voleva su quelle basi costruire il futuro dell'Europa. Servono l'autosufficienza energetica, altro fallimento dell'Europa. Non siamo riusciti, abbiamo tradito quello spirito originario, perché oggi noi siamo autosufficienti dal punto di vista energetico? Assolutamente no. E questo per le scelte sbagliate della classe dirigente europea ed anche italiana, dico io, degli anni 70, 80 e 90 in particolare. Ecco, se noi vogliamo ritornare a uno spirito che c'è alla base, alle radici della nostra Europa, dobbiamo tornare a quello spirito, ma senza tradirne nei fatti, come è stato purtroppo fatto dalle classi dirigenti che ci hanno governato in Italia e in Europa, tradirne appunto la sostanza. Ecco, allora noi tra le due impostazioni, per tornare e chiudere al tema che mi è stato affidato, tra spirito di Messina e manifesto di Ventotene, noi scegliamo lo spirito di Messina. Scegliamo lo spirito di Messina perché siamo convinti che si può costruire ancora un'Europa forte senza cancellare l'identità, senza snaturare le differenze che sono invece un valore aggiunto. Grazie. Grazie mille onorevole Raimondo, grazie Fabio. E ora la parola va alla nostra consigliera regionale Chiara Valcipina. Sì, sediamoci lì in favore di telecamera così ci vedono da tutto il pianeta. Grazie. Grazie. Grazie, intanto grazie dell'invito, grazie di questa splendida occasione che effettivamente, lo diceva bene Fabio, forse a volte è un po' poco sentita, ma credo che questo sentimento così affievolito sia dovuto proprio a come in questi anni è stato declinato il concetto di Europa, soprattutto da chi era al governo e per come è stata, diciamo, interpretata e costruita e la ben rappresentato qui, rappresentato Fabio. A me è stato invece il compito di focalizzare un po' quello che è il ruolo che la Lombardia ha nella difesa dei valori e soprattutto dei valori verso l'Europa e quindi al di fuori dell'Italia. Ecco, io credo che intanto è un onore poter parlare della regione che rappresento, perché credo che abbia veramente un ruolo fondamentale e che sia un punto di riferimento dell'italianità anche nel riflettere appunto quelli che sono i valori dell'Europa. Non c'è ambito che sia economico, che sia politico o culturale in cui non ci sia un ruolo centrale della Lombardia. La Lombardia è evidentemente rappresentativa di questi valori, direi sotto tre profili fondamentalmente su cui mi vorrei concentrare. In primo luogo l'aspetto e su cui credo che l'Europa possa trarre degli spunti e debba trarre un esempio significativo di come vorremmo noi l'Europa e di che cosa veramente dovrebbe essere l'Europa per essere e per avere un valore effettivo. E quindi per incarnare lo spirito con cui è nata e lo spirito con cui noi la intendiamo. E credo che questi aspetti siano fondamentalmente tre. Uno, quello del patriottismo, il secondo quello del lavoro e il terzo quello della solidarietà. Cioè credo che in questi tre valori la Lombardia incarni proprio la punta di diamante dell'Italia e rappresenti l'Italia in maniera significativa. Il patriottismo perché è evidente che la Lombardia è stata all'avanguardia del risorgimento italiano, basta pensare alle 5 giornate di Milano, alle 10 giornate di Brescia, ma quello che è significativo è che è riuscito a trasformare un movimento che pur per quanto appassionato era una battaglia politica e ideale di alcune minoranze, l'ha fatto diventare proprio una mobilitazione di popolo. Ed è significativo di questo sentimento patriottico e dell'importanza che ha avuto in Lombardia il fatto che su 1089 garibaldini 446 erano effettivamente lombardi. Quindi la Lombardia incarna questa passione e ha anche una collocazione geografica che le dà un particolare valore. La Lombardia è il punto di collegamento fra il nord e il sud dell'Europa, fra l'est e l'ovest, collega il Mediterraneo con i paesi
dell'Europa, e quindi è un punto di aggregazione ed è un ponte dell'Italia verso l'Europa. E questa condizione la rende effettivamente la regione che incarna il modello italiano. E come lo ha fatto? Nel patriottismo lo rivediamo nel fatto che la partecipazione alla vita politica è una partecipazione attiva dei cittadini. Ecco, questo è un insegnamento che noi dobbiamo cogliere se vogliamo pensare al nostro modello di Europa che avvicini i cittadini alle istituzioni. Oggi l'Europa non è questo, non è interpretata con questo tipo di partecipazione del cittadino. La Lombardia invece ha questa storia, rappresenta questo modello e lo rappresenta anche a nome dell'Italia all'interno dell'Europa. E credo che il nostro governo in questo, e la grande opera di Giorgia Meloni arrivata al governo, sia stata proprio di porre l'Italia in questi termini anche all'interno del contesto europeo, dando un valore tutto nuovo alla nostra identità che i governi precedenti non hanno minimamente invece perseguito. E non è un caso che in Lombardia, che sono nate le principali svolte politiche anche italiane, i principali movimenti politici, dopo parleremo appunto di Berlusconi, ma i principali movimenti politici nascono proprio in Lombardia, a dimostrazione del fatto che è la partecipazione che rende la democrazia una democrazia viva, partecipata ed effettiva. Ecco, in tutto ciò l'Europa deve sicuramente trarne un importante insegnamento. E poi il tema del lavoro. In questo la Lombardia è non solo locomotiva d'Italia, si parla spesso, no? La prima regione italiana, è la 10ª regione da un punto di vista economico nell'Europa, cioè paragonata a tutti gli stati europei, la Lombardia da sola è al 10° posto, quindi rappresenta il 20% del PIL italiano. Però quello che è importante è che la Lombardia rappresenta anche dal punto di vista del lavoro un modello, cioè non è soltanto una questione di numeri e di PIL, ma è proprio un modello delle imprese lombarde che incarnano, non vorrei che si scaricasse ancora, che incarnano proprio i valori distintivi del lavoro lombardo e italiano. Quindi anche in questo la Lombardia è rappresentativa di un modello italiano, quindi lo spirito di sacrificio, il senso del dovere, la capacità di innovare, la volontà di mettersi in gioco delle imprese lombarde, la creatività, la ricerca dell'eccellenza, sono tutte specificità evidentemente lombarde ma italiane che ci contraddistinguono in Europa. Senza dimenticare cosa c'è, diciamo, lo spirito di fondo della concezione del lavoro, ovvero l'umanesimo del lavoro e la funzione sociale dell'impresa, che per noi ha un ruolo importantissimo. E poi per le imprese lombarde, e anche in questo sono un esempio per l'Europa, il lavoro è senso di responsabilità, è partecipazione, è crescita umana e coesione sociale. Ecco, anche in questo la Lombardia non rappresenta solo un valore di prosperità economica, ma è quella avamposto che difende dei valori profondi contro i due principali veleni che oggi vediamo in Europa, che sono la finanziarizzazione dell'economia, cioè non valorizzare l'economia reale, ma renderla e metterla appunto sul piano solo della finanza, o fino ad arrivare a quell'ecologismo fondamentalista ed ideologico cui abbiamo assistito fino ad ora. E in ultimo il tema della solidarietà. La Lombardia è un esempio dei temi della solidarietà. In Lombardia sono nate, abbiamo milioni di volontari, enti del terzo settore, è diciamo la culla della solidarietà, e anche in questo la Lombardia rappresenta un modello di italianità nel mondo. In Lombardia c'è la storia della solidarietà, pensiamo alle fondazioni importanti, alla Fondazione Cagranda a Milano, alle opere di misericordia, alle Caritas parrocchiali, ha una tradizione di volontariato e di solidarietà
che è evidentemente riconosciuta a livello internazionale e che è espressione non soltanto delle nostre radici e della nostra fede cristiana, ma anche di una coscienza civile molto forte che appunto viene messa in atto e in opera ogni giorno e che diventa espressione di quel modello di sussidiarietà di cui parlavamo, dove non arriva lo Stato, arrivano i cittadini, arriva il volontariato, che sono delle vere e proprie colonne portanti del nostro sistema di welfare e del nostro sistema sociale. Ecco, in questo quindi la Lombardia porta avanti valori di prossimità e di fraternità che sono un patrimonio imprescindibile, cui l'Europa deve guardare con altrettanto appunto stima, che non si misurano in termini numerici, non si misura come si misura il PIL, ma che sono comunque valori che sostengono l'intera comunità nazionale e che quindi hanno un valore importantissimo. E soprattutto questo modo di intendere la sussidiarietà e la partecipazione danno un messaggio politico forte anche all'Europa, cioè che non c'è una vera crescita e non c'è una crescita reale se questa crescita non è condivisa e se non è capace di includere tutti e se lascia indietro qualcuno. Ecco, questo è un altro messaggio che proviene dalla Lombardia, dal suo modello di solidarismo. Una rete che poi va oltre confini, che rappresenta il modello dell'Italia nel mondo, che sa fare alleanze, che porta scuole, istruzioni, salute in Africa, in Sud America e che poi, portando cuore e competenze, raccoglie relazioni diplomatiche, partnership economiche, finanziarie, commerciali. Quindi tutto questo è il frutto del nostro patrimonio culturale che ha innanzitutto l'Italia, ma soprattutto di cui siamo orgogliosi come Lombardia. Ecco, tutto questo per dire che in un'epoca come questa, piena di sfide, dove l'Europa ha guerre ai confini, ha guerre al suo interno, sta lottando contro la crisi demografica, contro l'identità liquida. In questa epoca così difficile, la lezione lombarda è una lezione importantissima, una lezione che ci dice l'importanza della partecipazione, che la produttività non è soltanto una produttività diciamo basata sulla quantità, ma soprattutto sulla qualità e dove la sussidiarietà sociale è un valore primario. Ecco, io credo che in tutto questo la Lombardia diventa uno spettro, diciamo una punta di diamante per l'Italia ed è veramente rappresenta il modello di italianità nel mondo di cui l'Europa, come la intendiamo noi, l'Europa che si deve basare sulla libertà delle nazioni, sui valori non ideologici, deve guardare per riuscire veramente a realizzare quel protagonismo di cui oggi ha bisogno. Grazie Chiara. Allora adesso, seguendo la scaletta, la parola andrà alla senatrice Craxi, che è in collegamento da San Fratello Messina, dove oggi, vi dicono, hanno dedicato un murales a suo padre Bettino Craxi. Quindi senza indugio lascerei la parola a lei. Se ci sente. Senatrice?
Quindi cercheremo di ottimizzare tutto. Grazie senatrice Craxi della presenza, la parola a lei, siamo orgogliosi di averla qua a parlare di suo papà e della sua visione europea. Grazie, intanto sono in provincia di Messina perché mi trovo a San Fratello, che è il paese dei miei avi, quindi mi collego da qua. La visione, intanto Craxi è stato un europeista, è stato il Presidente del Consiglio che da Presidente di turno dell'Europa diede avvio a quell'atto unico europeo che avrebbe dovuto dare l'avvio all'Europa politica. Negli anni Craxi, anche dall'esilio, vedeva come l'Europa si stava costruendo non attorno alla politica, non attorno ai popoli, si stava costruendo attorno alla finanza, alle banche, e quindi una distorsione della costruzione europea che lui denuncia, tant'è che pronuncia una famosa frase: per l'Italia l'Europa sarà un limbo, nella migliore delle ipotesi, nella peggiore sarà un inferno. Ma Craxi rimane un europeista convinto, anzi in quel momento si definisce un euroscettico proprio perché vedeva tutte le distorsioni che poi noi abbiamo vissuto in questi anni, di un'Europa che volevamo essere un'Europa solidale non solo tra i paesi che la compongono, ma anche diciamo guardando al di fuori di se stessa, quindi anche, per esempio anche verso quei paesi mediterranei che sono il nostro area, il nostro bacino di interesse, di opportunità e anche di stabilità purtroppo. Un'Europa che lui voleva, un'Europa dove si potessero difendere gli interessi dell'Italia. E lui dice una cosa che io credo valga ancora oggi: bisogna, prima o poi spero che ci si arriverà, perché dipende molto dalla costruzione europea, anche della difesa europea di cui tanto si parla, prima o poi bisognerà mettere mano ai trattati di Maastricht, perché se noi vogliamo cambiare il meccanismo di governance dell'Europa, se noi vogliamo veramente costruire una gamba di difesa europea certamente complementare alla NATO, ma che possa influire sull'alleanza, noi dovremmo prima o poi mettere a mano ancora i trattati. Questa era una visione che Craxi aveva, ormai sono passati più di 25 anni, rimase molto lucido sull'Europa fino agli ultimi giorni. E c'è tra l'altro lo trovate su internet, su YouTube, un bellissimo video che si chiama Europa Europa, dove lui parla dell'Europa all'inaugurazione del Parlamento europeo e dice: vorrei un'Europa che mostri solidarietà, che sappia anche allargare lo sguardo attorno ai paesi vicini. Dice anche: noi dobbiamo sapere come dire, aiutare, sostenere lo sviluppo del Mediterraneo, perché se non faremo questo saremo travolti da fenomeni che lui vedeva oltre 30 anni fa. Parlava dell'immigrazione incontrollata e parlava anche del radicalismo che poi islamico, che poi ha affiliato il terrorismo. E poi diceva una cosa che vale ancora oggi: noi in questi anni, l'Italia in Europa non ha potuto difendere i propri interessi. C'è stata un'Europa che ha, non a caso, creato poi delle reazioni, un'Europa guidata da un asse franco-tedesco che di fatto ci ha escluso dal governo dell'Europa, non ci ha consentito fino in fondo di difendere i nostri interessi. E lui diceva una cosa molto importante che vale ancora oggi: se noi abbiamo bisogno dell'Europa, e noi abbiamo bisogno dell'Europa, l'Europa ha bisogno dell'Italia, che è e rimane un grande paese, con un sistema economico fatto di piccole e medie imprese importante, che ha consentito in questi anni difficili che il paese comunque reggesse nei suoi gangli, nell'export. E quindi insomma quello che Craxi disse ormai oltre 25 anni fa è ancora oggi valido. Infatti non parlo mai dell'eredità di Craxi, mi piace parlare dell'attualità di Craxi e quella visione molto lucida di una costruzione europea che lui voleva, perché voleva un'Europa che fosse un soggetto geopolitico in grado
di spendere una parola autorevole sul sistema internazionale, soggetto geopolitico che ancora oggi non è. Voleva un'Europa solidale, voleva un'Europa capace di allargare il suo sguardo anche ai paesi del vicino Mediterraneo, voleva un'Europa comunque sempre collegata al rapporto transatlantico, quindi all'Occidente. E quell'Europa ancora oggi è da costruire, ma io credo che l'insegnamento e la visione di Craxi di allora rimanga ancora oggi di estrema attualità. Non sento. Grazie mille per il preziosissimo contributo. Diamo ora la parola, parlando sempre di italiani iconici che hanno lasciato un grande segno in Europa e nel mondo, all'assessore regionale Gianluca Comazzi, che ringrazio ancora per la presenza, e ci parlerà di Silvio Berlusconi. Grazie. Sente? Sì, si sente? Sì. Tanto grazie, buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui, grazie agli amici di Fratelli d'Italia, Matteo, Fabio, Carlo e Chiara per questo bel momento di approfondimento con ospiti importanti vedo tanti amici in sala, tante persone importanti per Cologno Monzese. Faccio una breve parentesi da uomo del territorio, sono contento che i nostri due partiti, quindi Forza Italia e Fratelli d'Italia, siano stati i partiti che proprio recentemente hanno dato spazio al territorio celebrando i congressi anche qui a Cologno Monzese che sono svolti con due nuovi segretari. Penso che sia importante che ciascuno di voi, visto che in sala vedo persone che insomma rappresentano pezzi importanti di questa città, si lavori subito insieme per costruire l'alternativa che da qui a qualche anno dovrà riportare, mi auguro, il centrodestra a rivincere questa città, che è importante sul piano politico, sul piano diciamo demografico, ma anche sul piano simbolico. Questa città, non ci dimentichiamo mai, dove ha sede Mediaset, ed è la città insomma dalle grandi opportunità. Mi avete dato un compito molto difficile, direi praticamente impossibile, cioè quella di raccontare in pochi minuti l'idea di Europa di Silvio Berlusconi, del presidente Berlusconi, cosa non possibile perché ci vorrebbero settimane, mesi e probabilmente oggi iniziano i libri di storia a parlarne, perché come Berlusconi è sempre stato ricordato e oggi viene celebrato insomma, in maniera un po' più facile rispetto agli attacchi che ha avuto in vita, come un grande innovatore, come una personalità che ha portato insomma una visione molto chiara in questo paese, ma soprattutto che ha messo al centro dei suoi governi e della propria visione della politica sempre al centro la politica estera. Lui era un grande appassionato di politica estera, non solo credeva che la politica estera fosse fondamentale per non tenere scollegato un paese come il nostro dal resto dell'Europa e dal resto del mondo, ma aveva proprio una passione. Quando ricordo delle bellissime serate ad Arcore, e in queste serate dove si cenava e poi si chiacchierava, praticamente il 90% dei contenuti era rivolto alla politica estera, e lui raccontava quello che aveva vissuto, quello che pensava dovessimo ancora vivere come paese. E quindi non solo lui viene ricordato oggi sempre come un simbolo della libertà, del coraggio e dell'innovazione, non soltanto in politica, ma sappiamo quello che ha fatto anche nel mondo delle imprese, nel mondo dello sport e nel mondo soprattutto della televisione, ma ha sempre pensato che l'Italia dovesse avere un ruolo forte in Europa e che l'Europa dovesse avere un ruolo forte nel mondo, basando questa visione su tre principi molto semplici. Uno è la libertà, che lui sempre richiamava nei suoi interventi, l'altra è l'identità e naturalmente lo sviluppo, che lui ha sempre promosso a partire dalla libertà di mercato, la libertà di fare impresa. Quindi un'Europa dei popoli,
perché i popoli rappresentano l'Europa, ma un'Europa basata sul concetto di sussidiarietà, un'Europa in qualche modo distinta con le proprie peculiarità, le proprie identità, ma unita da un destino comune. Ricordiamo i 2-3 momenti principali della politica estera del presidente Berlusconi, li ricordate tutti voi: Pratica di Mare nel 2002, la famosa foto, ma in realtà non era soltanto una foto, ma lì era la sintesi di un lavoro gigantesco di relazione, di diplomazia e anche in qualche modo di umanità, perché lui raccontava sempre che poi insomma anche i grandi politici sono fin dei conti persone normali, quindi ci raccontava sempre che è meglio fare un accordo a cena piuttosto che farlo no, all'interno di un contesto un po' più formale. Quindi anche l'utilizzo, lo strumento delle relazioni per cercare in qualche modo di raggiungere degli accordi, e quella famosa stretta di mano tra Bush e Putin a Pratica di Mare nel 2002 è stata sicuramente un elemento di grande vittoria e vicinanza politica tra due paesi che erano stati distanti per decenni e che ancora oggi insomma, vediamo le difficoltà nel dialogo rispetto alla risoluzione della guerra tra l'Ucraina e l'Europa. Ricordiamo naturalmente l'Italia quando nel 2003, in qualche modo durante il semestre di presidenza del Consiglio del 2003, il lavoro grande che fece per promuovere l'allargamento dell'Europa a est, con diciamo, la volontà di includere 10 nuovi Paesi membri. Anche questo era una grande visione: allargare l'Europa ad est, creare più stabilità, più opportunità, coinvolgere quei Paesi che erano stati vittima del totalitarismo, quindi del comunismo, e in qualche modo isolare la Russia, con la quale tuttavia lui aveva sempre avuto un ottimo rapporto. Naturalmente tutto ciò che riguarda le battaglie contro la burocrazia, perché il Presidente è sempre stato un grande convinto di un'Europa forte, ma di un'Europa non distante dai cittadini, un'Europa non immobilizzata dalla burocrazia, dai cavilli, ma un'Europa che promuovesse anche una semplificazione normativa reale, quindi non un'Europa della pressione fiscale, non un'Europa che entra nella vita dei cittadini e, come sempre diceva, lo Stato non deve mai entrare nella vita dei cittadini, ma bisogna dare fiducia ai cittadini, alla propria capacità di impresa, del proprio ingegno, e naturalmente i grandi valori fondanti dell'identità europea, quindi le radici cristiane, la centralità della persona, la famiglia, la cultura classica, e tutto questo naturalmente unito in un unico obiettivo, in un'unica comunità di destino. Quindi Berlusconi, secondo me, verrà ricordato come un grande statista. Abbiamo visto quello che ha raccontato Stefania in poco tempo su Bettino Craxi. Del resto anche il concetto di sovranità è un concetto che non significa che quel paese viene isolato dal resto del mondo. Pensiamo, Stefania non l'ha ricordato, ma pensiamo a Sigonella, pensiamo a Sigonella, quel grande momento in cui Bettino Craxi riafferma la sovranità del nostro paese, ma non era una sfida agli Stati Uniti, ma era semplicemente ribadire un concetto molto chiaro: qua siamo in Italia e qui comandiamo noi, qui decidiamo noi. Noi abbiamo delle alleanze in cui siamo leali, però non siamo subalterni né alle politiche degli Stati Uniti né alle politiche diciamo europee, se queste non sono un'opportunità, ma se queste invece sono al contrario viste come delle punizioni e quindi che non promuovono il merito, non promuovono la competitività, ma in qualche modo rendono un po' un pantano la possibilità di
muoversi all'interno del contesto europeo. Quindi credo che le pagine da scrivere siano ancora tante, insomma, noi saremo qui a ricordare sempre il grande lavoro fatto da un grandissimo uomo, da un grande presidente. Grazie Gianluca anche per il tuo preziosissimo contributo, e mi hai dato una piccola suggestione, nel senso che penso che tra qualche anno, quando rievocheremo ancora, spero, lo spirito di Messina in futuro, potremo parlare di una grande italiana che ha contribuito all'italianità in Europa e nel mondo, che è Giorgia Meloni. Detto questo, adesso passiamo la parola invece a un italiano che ci fa da ambasciatore tutti i giorni con un'altra dimensione, e che dell'italianità ne fa la sua bandiera, il suo lavoro. E passo la parola con orgoglio ad Angelo Pavone da Parigi, giusto? Giusto. Prego. Buonasera, sono Angelo Pavone e da 42 anni vivo a Parigi. Ho integrato la Francia per uno stage di 3 mesi e invece poi sono rimasto perché ho avuto la possibilità di realizzarmi e di fare un buon lavoro, un ottimo lavoro insieme ai miei collaboratori presso la Camera di Commercio Italiana di Parigi. Il mio lavoro consiste soprattutto nelle relazioni internazionali tra Italia e Francia, attraverso manifestazioni che promuoviamo nel mondo, sia per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche, infatti rappresentiamo anche Fiera Milano, Verona, Rimini, Bologna, e sia anche con lavori che facciamo e operazioni che facciamo con diverse regioni italiane, con la promozione del prodotto di qualità e soprattutto far conoscere quelli che sono i cardini principali del nostro paese, che sono prodotto, cultura e turismo. L'uno non può essere senza l'altro perché si completano, e quindi riusciamo in un certo modo a dare una mappatura e un esempio della produttività del nostro paese e del nostro savoir-vivre, che molti ci invidiano. L'apporto degli italiani all'estero nei paesi di residenza è stato forte, incisivo, determinante, come mostrano molte figure di spicco del mondo imprenditoriale, politico, culturale, senza dimenticare il mondo operaio e gli immigrati di prima e seconda generazione, che hanno contribuito più degli altri allo sviluppo e crescita dei paesi di loro residenza, senza comunque dimenticarsi da dove venivano e portando con loro gli ideali nostri italiani. Nel corso degli anni, veri custodi delle tradizioni e del savoir-faire, gli italiani hanno saputo perpetrare e trasmettere i valori che sono sicuri, che sono, nostre, e ciò ha permesso di acquisire dei crediti e un grande rispetto da chi ci ha sempre considerato come se fossimo un popolo di serie B. Non è arroganza o altro, ma posso ben dire che nel mondo ultimamente si sogna italiano, si mangia italiano, ci si veste italiano, si guardano i vecchi film italiani, si cerca di creare, un habitat che riprenda la dolce vita intesa come qualità, eleganza e modo di vita. Un grande contributo per la diffusione del prodotto italiano, della sua cultura, del suo modo di vita, lo si deve alle associazioni italiane nel mondo, che per decenni tengono vivo l'interesse per il paese di origine, alle missioni italiane come centri di aggregazione, ai centri di cultura, alle CCI, agli oriundi che promuovono l'Italia e il suo prodotto investendo in attività di interscambio commerciale e culturale, dove attraverso il loro modo operandi cercano di riprodurre e di ricreare quello che hanno imparato dalle loro nonne. Questa cultura, questa italianità che compensa le fatiche di diverse generazioni. Ma ultimamente si sono
aggiunti anche le nuove generazioni, soprattutto i giovani dell'Erasmus, che sono dei veri ambasciatori e che, pur curiosi del mondo del modo di vita dei paesi ospitanti, riescono a coinvolgere e trasmettere l'interesse per l'Italia e la sua cultura. Parlando delle nuove generazioni, è vero che ci sono delle risorse che si tolgono al nostro paese, ma è anche vero che molti utilizzano l'estero come trampolino di lancio per poi ritornare nel proprio paese, mettendo a profitto le conoscenze e informazioni acquisite. Comunque tanti restano, pur mantenendo saldi i contatti e con la madrepatria, decidono di restare, occupando la maggior parte dei posti importanti di grande rilievo, dove hanno la possibilità e l'occasione di parlare allo stesso livello con altre persone provenienti da altre, da altri paesi, e quindi confrontandosi. E devo dire che non cito nomi, però posso anche dire, perché visto personalmente, che non siamo secondi a nessuno, anzi, pur vivendo in un paese straniero, il nome Italia nelle call, nelle conversazioni, nelle conferenze, eccetera, esce molto spesso e con grande soddisfazione. Soddisfazione è veramente un piacere di vedere a che livello siamo arrivati. C'è anche da dire che amare l'Italia ormai è facile, anche perché l'Italia ha fatto anche dei suoi passi da gigante, soprattutto negli ultimi 2 anni. Si sono fatti dei passi molto avanti per quanto riguarda la qualità del prodotto, l'offerta alberghiera, la proposta di percorsi enogastronomici, l'offerta museale, elementi che fanno apprezzare il bel paese. Ho visto in occasione, essendo stato eletto per 2 legislature ai Comites di Parigi, ho visto anche la voglia e la possibilità, cioè la voglia soprattutto che le persone, che siano di vecchia generazione o di nuova generazione, di affermare la propria italianità, di dire sì, questo è bello, eccetera, però io sono italiano, ragiono diversamente, lavoro per me, per il nome del mio paese, ma lavoro anche per gli altri. Ecco che esce fuori questo altruismo nei confronti degli altri che tanti popoli, insomma, non è che abbiano. Il problema che ha le comunità italiane all'estero è che sono molto lontane dalla politica italiana. Diciamo che molti sono dimenticati, hanno bisogno di un'assistenza che i patronati non danno, perché la maggior parte è legata a degli schemi politici, e il che è qualcosa veramente di negativo. Nota triste, i consolati è un insieme, un intasamento di dossier, di pratiche amministrative che non aiutano. È bello vedere i rappresentanti che partecipano alle varie feste, delle comunità italiane, che danno il saluto, che si prodigano a dire delle belle parole, ma in realtà molti dei nostri connazionali si trovano confrontati a delle barriere insormontabili, alcune perché ormai molto lontani da una realtà italiana, e altri perché alla fine sono demoralizzati. Quindi, con questo io ho chiuso. Posso solo dire che rappresentare l'Italia per me è una cosa veramente, era qualcosa che avevo sempre sognato e che ho fatto, che ho realizzato insieme ad altri. Il nostro lavoro non si ferma solo in Francia o altro, ma abbiamo cercato di allargarlo ai paesi del Mediterraneo, tra i quali i paesi del Nord Africa, ma lavoriamo anche con tutta l'Europa e siamo presenti laddove è necessario che ci sia il nostro aiuto e che supportiamo chi ne ha bisogno.
Quindi io vi ringrazio di questa opportunità che mi avete dato di parlare, dell'invito, e penso che l'Europa è una bellissima cosa. Ci sono alcune cose che bisognerà cambiare, ma per quanto riguarda il movimento, l'interazione tra i vari popoli, tra le varie strutture, è una delle cose più belle che ci siano state, e speriamo che si continui, ovviamente cercando di diciamo di portare avanti quelli che sono i nostri ideali e le aspettative nostre e di chi ci segue. Grazie. Grazie mille anche di questo prezioso contributo. Effettivamente sentivo che amare l'Italia è molto facile. Faccio una piccolissima nota di colore perché io durante l'organizzazione di questo evento sono dovuto andare via per 15 giorni. Ho fatto questo viaggio di piacere, non di lavoro, in Thailandia, e per quanto bella fosse, vi garantisco che il mio paese mi mancava tantissimo. Mi mancava tantissimo per la cucina in primis, perché dobbiamo dirlo, tra i grandi valori italiani la cucina è cultura, e la nostra è assolutamente imbattibile. E tra l'altro tra le bellezze culturali ovviamente diverse, varie, quindi possiamo sicuramente avere dell'attrazione per quello che è la cultura esotica di altri paesi, non c'è dubbio, ma la nostra ha una ampiezza, una varietà tale da non temere rivali con nessuno, e anche le bellezze naturalistiche e dei mari, perché insomma diciamocelo, il nostro paese non manca assolutamente nulla. Francamente penso che siamo davvero il paese più bello del mondo, sia a livello di spirito che di arte, che di cultura, che di natura. Adesso invece diamo la parola al nostro sottosegretario allo sport dei giovani di Regione Lombardia, che è Federica Picchi, che abbiamo bisogno di aspettare qualche secondo perché si è interrotto il collegamento, che ci anticipo che ci parlerà di Santa Francesca Cabrini. Allora anche qua racconto un attimino, perché quando mi hanno parlato per la prima volta di Cabrini, l'associazione che ha promosso e ha iniziato questo evento a cui tutti quanti noi oggi partecipiamo, la Cabrini Land, e mi ha parlato appunto del proprio nome, mi ha lasciato ovviamente un attimino spiazzato, perché immagino che anche molti dei presenti non la conoscessero prima di oggi, sfortunatamente dico io, anche perché oggettivamente è più un simbolo per gli italiani che vivono lontano dall'Italia. Tutti quanti magari avrete pensato al terzino, ma no, parliamo di una santa, di un'italiana che ha fatto del suo sacrificio, del suo modo di fare, un'icona, e che nel suo spirito missionario, perché parliamo di una donna che ha fatto la missionaria, poi il sottosegretario ce ne parlerà sicuramente in maggior dettaglio, ed è stata spedita da Sant'Angelo Lodigiano, che è il motivo del connubio, perché l'associazione Cabrini Land è a Sant'Angelo Lodigiano, paese natale di Santa Francesca Cabrini, e paese nel quale, coincidenze che avvengono, si trasferì Craxi, venuto dalla Sicilia. Quindi c'è questo fil rouge che unisce anche degli italiani iconici che hanno lasciato il segno nell'Europa tra la Santa e Bettino Craxi. A questo punto la Santa è diventata santa appunto per la sua attività svolta principalmente nella comunità italo-americana nel Nord America, dove voi sapete nel primo di Novecento noi abbiamo fatto una seconda ondata migratoria di italiani che hanno preso il largo dal nostro paese e si sono diretti verso altri lidi. Tra questi appunto fu scelta Santa Francesca, che non era ancora Santa Francesca Cabrini, per aiutare e sostenere la comunità italiana in Nord America. Credo che sia stato il nostro sottosegretario, la ringrazio tantissimo per la presenza e lascio la parola per parlare di Santa Francesca Cabrini. Grazie. Grazie per questo bellissimo evento. Scusate il collegamento da remoto, ma sono a una conferenza in realtà al partito Spazio Cultura Firenze, appena finito di parlare Ignazio in modo straordinario, quindi vi porto anche i saluti della nostra seconda carica dello Stato. Cosa dire di Francesca Cabrini? Lei è proprio il simbolo di come l'Italia e l'italianità nel mondo è apprezzata
E la sua storia è una storia bellissima, è la storia di una donna che nella sua fragilità e nelle sue fragilità riesce a farsi strada, e di fatto uno degli ospedali, anzi l'ospedale più importante di New York, e tutta una serie e una rete di scuole per i più fragili, per gli emarginati, è stato creato da lei. Questo è stato fatto con una grande passione e con un messaggio che a mio avviso è molto importante. Noi troviamo il nostro spazio nella società contribuendo alla crescita di questa società, e credo che questo sia un messaggio molto importante, perché a volte si tende a pensare che tutto sia dovuto, o comunque messaggi un pochino più buonisti tendono a vedere l'immigrazione come un qualcosa che ha valore di per sé, solo il movimento immigratorio ha valore a sé stante. In realtà Francesca Cabrini ci insegna che l'immigrazione, e quindi sia chi arriva nel nostro paese, sia noi se andiamo in altri paesi, il valore è dare il nostro talento, il nostro contributo alla crescita di quel paese, che è quello che fa benissimo Cabrini. Via di più, il messaggio di Cabrini è straordinariamente importante, soprattutto per i giovani, perché insegna quanto mettere il cuore in quello che si fa può fare la differenza, anche se si parte da condizioni di svantaggio. Lei in particolare donna, in un periodo in cui le donne non potevano neanche votare, di salute molto cagionevole, non parlava neanche la lingua inglese, quindi lei in realtà voleva iniziare dalla Cina, la sua missione, la sua attività missionaria voleva iniziare dalla Cina. Il Papa Leone XIII, quindi anche in auge, perché il nostro nuovo Papa prende il seguito da Leone XIII, prende il nome di Leone XIV, quindi è anche abbastanza contemporanea questo approfondimento che abbiamo fatto oggi in riferimento al nuovo nome del Papa. E Leone XIII le dice: no, tu inizi dall'America, in particolare da New York, perché io sono subissato da lettere di immigrati che vanno lì con un sogno e in realtà vivono nelle fogne, in particolare i bambini vivono nelle fogne e le persone muoiono per le strade. E quindi lei si arma di bagagli e buona volontà e va in un paese di cui non parlava la lingua, in cui donna, suora per giunta, e la sua forza di volontà, il suo spirito, la sua determinazione fa la differenza. Quindi io credo che sia un messaggio bellissimo per tutti i nostri ragazzi, sia un messaggio bellissimo anche per le nostre istituzioni. Tra l'altro in America si festeggia il Cabrini's Day, quasi il Columbus Day. A Cabrini è molto molto famoso in America, e quindi mi ha fatto piacere personalmente, essendo il distributore di questo film, mi ha fatto molto piacere scoprire un'italiana così apprezzata, così amata, così conosciuta in America, che noi purtroppo neanche conosciamo troppo bene. E pensate che a Cabrini è intestata la stazione di Milano Centrale. Cabrini è di Codogno, anzi di Sant'Angelo Lodigiano, poi a Codogno ha una scuola come c'è a Milano, quindi è una figura italiana al 100%, è la prima canonizzata americana. Quindi ecco, è un orgoglio italiano, della nostra italianità, che serve come narrativa a noi, credo, per far vedere quanto il tema migratorio non è di destra o di sinistra, si tratta di come lo si vuol vedere. Se lo si vuol vedere come contributo di ognuno di noi alla vita politica e sociale, e quindi il contributo di ognuno di noi alla crescita della società in cui siamo, non ha colori. Se invece vuole essere fare i buonisti e ideologizzare cosa, ecco, credo che Cabrini sfatti molto questo mito, e questo è stato anche il motivo per cui l'ho voluta distribuire come film, e devo dire che mi ha fatto molto piacere, perché non ha sollevato vespai ideologici, che era un po' il mio retropensiero, un po' le mie paure, ma chi l'ha visto, devo dire,
attirava per il tema immigratorio, ma poi dentro questo tema c'era il discorso del ognuno di noi deve contribuire alla società in cui vive, che credo sia molto importante. Grazie mille Federica. Cogliamo Se avete l'occasione bisogno anche... di ulteriori, se qualcuno ha delle domande, volentieri, se no, appunto, perché sono a questa conferenza c'è anche un po' di confusione, non so se mi avete sentito bene, non vorrei, ho la linea forse un po' disturbata. Abbiamo sentito benissimo, ti ringraziamo. La scaletta ci impone di andare avanti, quindi le domande le teniamo per il prossimo evento dedicato alla Cabrini. Faccio una piccolissima provocazione, non a te Federica, ma all'amministrazione comunale, dato che sono riusciti in un miracolo, hanno appena terminato il cineteatro dopo anni di lavoro in corso, potrebbe essere un modo di inaugurarlo, quello di farlo tramite la presentazione del film su Francesca Cabrini. Potrebbe Sì, anche essere un perché modo... super partes, è un film super partes. Io volevo solo fare un incipit, che questa attività di produzione e distribuzione filmica è una mia attività pro bono, che tra l'altro ora che ho la delega Sport e Giovani purtroppo ho messo un po' da parte perché non ho più tempo di seguire, però onde evitare retropensieri è un'attività che faccio per i giovani pro bono. Grazie a tutti, grazie a chi ha organizzato e grazie a tutti coloro che ascoltano. Un bacione, grazie. Adesso facciamo una piccolissima variazione della scaletta e passiamo la linea a Francesco Buttà, che è il presidente dell'associazione Caprini Land, al quale dobbiamo realmente questo evento, perché nasce dalle sue corde, dalla sua creatività, dal suo impegno, e quindi senza altro attendere. Grazie Francesco, a te la parola. Io proponevo, se è d'accordo, Andrea Costanzo di anticipare, perché noi volevamo, e non so se riusciamo con i mezzi, volevamo farvi vedere qualche immagine di questo museo della casa natale. No? Vedremo di farlo con i mezzi, con il portatile, porterò in giro il portatile. Però volevamo chiudere con il brindisi, perché abbiamo qua delle persone che stanno aspettando, quindi anche esternamente. Volevo chiedere anche io ad Andrea Costanzo se interveniva prima lui rispetto a te. Perdonami, ho fatto io confusione. Come stavi dicendo adesso? È possibile? Sì, gliel'ho chiesto, è disponibile. Manca l'audio. Io però un saluto alla Picchi vorrei farglielo. Stavamo discutendo che circa un anno fa noi tre, quindi insieme alla Picchi, ci siamo trovati qua a Sant'Angelo proprio per la promozione del film. E lì che abbiamo deciso e abbiamo scelto anche di fare la prima a Milano e di portare i lodigiani a Milano. Quindi è stata un po' una rimpatriata. Non immaginavo che è passato proprio un anno. Andrea, delle cose stupende. Ha bisogno della voce. Attivare il microfono dal computer dal quale siete collegati. Avrete un microfono da poter selezionare per aprirlo. Maria Teresa c'è? Non possiamo noi da qua. Sul computer, in basso sulla sinistra, dove c'è... Voilà. No. Allora, se vai giù, sulla tua sinistra, dovrebbe esserci il microfono. Premi sul microfono. Ecco. No.
Sfortunatamente non possiamo intervenire da... Pronto? Ci sentite? Ok, siamo riusciti, ottimo. Grazie, scusate. Allora, sì, adesso ci sentiamo. Sì. Allora, l'associazione culturale Antonello da Messina opera in Roma da oltre 50 anni. Nasce da un gruppo di amici fraterni dell'onorevole Gaetano Martino, che nel 1959, dopo l'elezione alla sua terza legislatura alla Camera dei Deputati, fondarono un gruppo amicale chiamato Amici di Martino. Periodicamente ci incontravamo a cena per discutere con il nostro onorevole professore. Io in quegli anni frequentavo la scuola di ortopedia e traumatologia, mi stavo specializzando in ortopedia a Bologna, a Rizzoli, e quindi mi toccava periodicamente per gli incontri di fare proprio Bologna di noi. Nel 1967 l'onorevole Martino ci lasciò per passare a nuova vita. E noi rimanemmo un po' sbandati fino a quando nel 1972 costituimmo il gruppo amicale Amici di Messina, che si riuniva in una prestigiosa sede in Roma, offertaci dal senatore Oscar Andò, che era stato anche sindaco di Messina, in Piazza della Vigna. Successivamente, il 5 febbraio del 1979 fondammo l'associazione culturale Antonello da Messina per omaggiare il principale pittore siciliano del Quattrocento. L'associazione, formalmente costituita con atto notarile, ha per scopo svolgere attività di formazione, divulgazione e promozione culturale nel campo delle arti, delle lettere, delle scienze, dell'informazione e dell'ambiente, della ricreazione, del tempo libero e dello sport, nonché della formazione professionale, costituire un punto di riferimento e di incontro dei soci per lo studio, la discussione e lo sviluppo dei loro progetti culturali e di aggregazione e promuovere la specifica attività di studio e di ricerca su Antonello da Messina nell'ambito delle attività figurative. Nel 2010 il compianto presidente Gioacchino Donato decise di aprire una sede delegata dell'associazione a Messina, affidata al dottor Sergio Di Giacomo e dalla dottoressa Milena Romano, che dal 2023 ha assunto la presidenza nazionale dell'associazione. E io sono rimasto vicepresidente. Dal 2015 l'associazione culturale Antonello da Messina è ospitata nei locali della chiesa di Santa Maria Audigilia dei Siciliani in Roma, sede della venerabile omonima Arciconfraternita, dove ci troviamo adesso, della quale è il vicario Monsignor Renzo Giuliano, che ringraziamo oggi per averci consentito di realizzare questo collegamento. Oggi, 9 maggio, giornata dell'Europa, celebriamo l'Italia che abita il mondo. Noi siciliani ed in particolare noi messinesi ci teniamo a ricordare che 70 anni fa a Messina si raggiunse il primo accordo che diede vita alla fondazione dell'Europa. Vi posso parlare da testimonial, perché in quegli anni frequentavo l'Università di Messina per laurearmi in medicina ed avevo un rapporto di amicizia con l'onorevole Gaetano Martino, mio maestro di scienza e di vita.
e conoscevo bene anche la sua famiglia. Nella casa di Gaetano Martino, all'epoca ministro degli affari esteri, ebbi l'occasione di vedere i suoi 5 colleghi che nei giorni dall'1 al 3 giugno del 1955 si riunirono nella conferenza di Messina, nel corso della quale venne deciso che si sarebbe creato 2 istituzioni: Comunità Europea dell'Energia Atomica, destinata a gestire l'integrazione nel settore dell'energia nucleare, e la Comunità Economica Europea, destinata a gestire l'integrazione economica. I 6 ministri furono Gaetano Martino per l'Italia, Jean-Louis Pierre per i Paesi Bassi, Antoine Pinot per la Francia, Joseph Beck per il Lussemburgo, Walter Einstein per la Repubblica Federale Tedesca e Erich Spack per il Belgio. Il terzo giorno, in conclusione della conferenza, venne resa nota quella che venne chiamata come Dichiarazione di Messina, ovvero risoluzione di Messina, attraverso la quale i 6 paesi enunciavano una serie di principi ed intenti volti alla creazione della Comunità Europea dell'Energia Atomica, l'Euratom, e di quello che diverrà nel volgere di 2 anni con la firma dei trattati di Roma del 1957, l'anno dopo, il mercato comune europeo, il MEC, istituito insieme alla Comunità Economica Europea nel 1967, poi le istituzioni create si sarebbero fuse prendendo la denominazione di UE, Comunità Europee. Per l'Italia gli accordi furono firmati dal Presidente del Consiglio Antonio Segni e dal Ministro degli Esteri Gaetano Martino. Ritengo quindi importante che nelle varie manifestazioni per l'unità europea si ricordi la conferenza di Messina. Aggiungo inoltre che la città di Messina nel contesto nazionale ed europeo dovrebbe avere una maggiore considerazione, in quanto, tra le altre cose, ha dato la lingua, l'origine della lingua italiana ed il nome alla nostra patria. Bene, mi spiego. Dante Alighieri, nel De Vulgare Eloquentia, libro primo, capitolo 12, dice: il volgare siciliano si attribuisce fama superiore a tutti gli altri. Per queste ragioni, che tutto quanto gli italiani producono in fatto di poesia si chiama siciliano. Ciò che noi teniamo per fermo è che i nostri posteri non possono mutare. Jacopo Valentini, considerato il padre della scuola poetica siciliana, figura preeminente nell'interno del gruppo, tanto che Dante lo scelse a rappresentare i siciliani nella Divina Commedia. Purgatorio, canto 24, versi 55 e 57. Operò verso la metà del 200, negli anni in cui Federico II, appena sposato e ancora soltanto re di Sicilia, tenne stabilmente corte a Messina, città fulcro e chiave del regno e culla della prima poesia italiana. Fu inventore del sonetto, un sistema metrico nuovo e rivoluzionario che ha avuto un'influenza notevole sui poeti successivi. Petrarca lo userà mettendo in rilievo la sua praticità e musicalità. Il fatto che, come è riportato nel manoscritto Vaticano 3793, i più antichi poeti siciliani, oltre a Jacopo da Valentini, siano tutti messinesi, conferma l'ipotesi che la scuola siciliana sia sorta quando la corte reale di Federico II e di Costanza d'Aragona aveva avuto sede in Messina, all'interno della scuola di musica di Messina, la prima scuola di musica italiana. Concludo questo mio intervento ponendo un interrogatorio. Vi siete mai chiesti chi ha dato il nome Italia alla nostra amata patria? Perché si chiama Italia? Perché i professori a scuola non insegnano ai giovani che lo sappiano
Oggi a Filadelfia, in America, c'è la scuola di siciliani, l'università, lo stesso a Rosario di Santa Fe in Argentina. Qui no. Il nome Italia venne utilizzato per la prima volta presso il territorio di Messina e precisamente nel V secolo a.C. in una località dove vivevano gli Enotri, un antico popolo italico dell'Italia meridionale, precedente la seconda colonizzazione greca, che avevano per emblema un toro chiamato Vitulus. Con l'arrivo dei greci, dalla parola Vitulus fu eliminata la consonante V e rimase soltanto Itulus. Nella zona tra Messina e Taormina rimane una località che conserva ancora tale nome, Itala. È una cittadina che sta vicino a Messina, Itala. Il nome della cittadina deriva da Vitulia, l'antica denominazione della costiera ionica che va da Messina a Taormina e che significa letteralmente terra dei vitelli, Vitulia, animali che in questa zona erano sacri al dio Sole. Sappiamo che la Sicilia fu chiamata Isola del Sole, soprattutto per la sua identificazione con l'isola descritta da Omero nel nono libro dell'Odissea. Per questo motivo l'isola ha come simbolo un volto circondato dai raggi del sole. Nel primo libro dell'Odissea, Omero ci dice che nessun essere umano poteva cibarsi di queste carni, per pena la morte, e racconta che alcuni compagni di Ulisse morirono per avere compiuto tale sacrilegio e poi lui si andò a salvare la vita. Successivamente, oltrepassato lo stretto di Messina, il termine Vitulia per evoluzione linguistica si è trasformato nel nome di Italia, che venne esteso a tutta la penisola. Et deoc satis. Grazie, Andrea Costanzi. Grazie mille. Allora adesso davvero la parola a Francesco Buttacca per il LED. Sì, come dicevo, ci tenevo, anche se abbiamo fatto un po' tardi, ci tenevo a fare un accenno, una visita di che cosa è la casa natale Francesca Cabrini, quindi il museo Casa Natale Francesca Cabrini. Abbiamo anche dei ragazzi bravissimi corteggisti che vogliamo presentarvi perché si sono proprio preparati per voi. Aggiungo anche che ringrazio Matteo e Cologno che oramai comincio a frequentarlo un po', con un po' di iniziative. Dicevo a Salvatore appunto di organizzare a breve anche una proposta che faremo di portare Cologno qua a Sant'Angelo a visitare. No? So che con la Picchi si sta parlando già di portare anche il film della Cabrini lì, per cui diciamo che si sono aperte un po' di rapporti e di iniziative. Due parole solo su Cabrini Land. Cabrini Land è nata nell'87, però è nata proprio come progetto di marketing territoriale. Era nato proprio sull'idea di come, nel momento in cui abbiamo visto la popolarità della Cabrini all'estero, quindi soprattutto negli Stati Uniti, e quanto invece era sconosciuta in Italia. Cioè, quindi al di fuori del lodigiano tutti rispondono appunto con il calciatore, per loro è il Cabrini è solo il calciatore. No? Questo è abbastanza diffusa. Per cui approfondiremo un po' di cose, quindi vi aspettiamo. Nel frattempo, quindi, facciamo adesso un giro, faccio le presentazioni. Lei, Alessandra, è la direttrice del museo e Rosita è l'assessore alla cultura. Purtroppo ho dovuto scappare via il nostro invece assessore allo sport, che era interessato anche lui. Ok, facciamo. Userò il computer. Sono già andati? No, per adesso.
Allora, buonasera a tutti. Cercheremo di essere brevi, visto che ormai abbiamo fatto un po' tardino. Io sono la dottoressa Bergamaschi e dal 2017 che mi occupo della casa natale di Santa Francesca Saverio Cabrini. In questo momento ci troviamo proprio nel cortile interno della casa, che già era esistente quando c'era la madre Cabrini, dove si dice che sono volate queste colombe bianche quando è nata lei. La casa natale si compone di 6 stanze. Sono 3 al piano terra e 3 al primo piano. Per come sono state strutturate adesso, seguiamo un itinerario di visita cronologico. Io oggi vi farò vedere 2 stanze che sono le più significative, che è la stanza dove è nata Madre Cabrini e la stanza dei viaggi missionari, dove si trovano tutti gli oggetti originali appartenuti alla Madre Cabrini che ha utilizzato durante le sue missioni. Queste stanze ve le faccio vedere grazie all'aiuto dei ragazzi che vengono qua a fare alternanza scuola-lavoro. Sono Gabriele e Carol, fanno parte dell'Istituto Pandini, che è un istituto turistico che si trova qua a Sant'Angelo, e che sono di grande aiuto soprattutto per le visite internazionali, visto che questi ragazzi parlano diverse lingue e abbiamo molte visite internazionali. Se mi seguite, vi porto proprio nelle stanze di sopra. Questa è la famosa scalinata che si vede, viene ritratta in numerosi quadri. Prego, seguitemi. Passiamo da che è la prima stanza, dove le piastrelle in cotto e le travi in legno sono quelle originali, quelle delle macchine, quelle che Cabrini calpestava. Prego. La scala interna è anch'essa originale. E dalla scala interna arriviamo in questa stanza, che è la stanza dove è nata Madre Cabrini. Buonasera, io sono Carol e ora mi trovo nella stanza dove è nata Madre Cabrini. In questa stanza possiamo osservare gli oggetti che appartenevano a Madre Cabrini quando era laica e non era ancora suora, mentre da questa quando ha fondato l'istituto di Gesù a Bologna, e adesso possiamo passare alla stanza. Prego. E questa è la stanza dei viaggi missionari, dove sono collocati i vari oggetti che Madre Cabrini usò durante i suoi viaggi. Qui possiamo vedere la con l'immagine abbiamo anche il vestito originale della Madre Cabrini per attraversare la cordigliera a dorso di Bambuco. Oltretutto in questa stanza abbiamo anche la mappa delle varie distanze percorse da Madre Cabrini. Le distanze sono percorse sia via terra sia via mare. Oltre ovviamente alle distanze possiamo notare il totale di case che fondò, che furono 67, tanti quanti i suoi anni. Per case noi intendiamo orfanotrofi, ospedali, centri d'accoglienza e scuole. Possiamo proseguire. Allora, io ringrazio i miei ragazzi che sono stati bravissimi, sono molto fiera e orgogliosa di loro perché si sono preparati veramente, sono anche molto emozionati, sono riusciti anche a tenere a bada la loro emozione e adesso possiamo tornare al piano inferiore per fare il nostro famoso aperitivo. Prego, scendiamo sempre dalle scale da cui siamo saliti. Siamo nella nostra cucina. È proprio una casetta. Sì, però la sua bellezza è quella, anche perché tutto quello che c'è all'interno è proprio originale. E quindi la sua bellezza è la semplicità di questa casa. Alessandra ha anche deciso di non farvi vedere tutto in modo di non togliervi. E certamente bisogna di non avere la suspense, però
Comunque consiglio a tutti di venire a visitarla perché è veramente un luogo molto 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 bello e molto suggestivo. Si respira proprio Madre Cabrini all'interno di questa casa, quindi suggerisco a chiunque di venire a vedere. Adesso stiamo improvvisando un po' di... Ok? Terremo sicuramente, anche perché, Francesco, la connessione sfortunatamente dentro la casa si è un po' persa. Quindi abbiamo intravisto gli interni della casa, abbiamo sentito le vostre voci, siete stati bravissimi i vostri ragazzi a raccontarlo. Non l'abbiamo visto, questo ha fatto soltanto aumentare la curiosità e quindi la voglia di venirvi a trovare dal vivo. Okay, adesso sì. Anche noi ci immagino un po' tutti quanti a quello che è il brindisi per commemorare quello che è lo spirito di Messina, dove usiamo questo gioco di parole, dove spirito è anche ovviamente uno degli alimenti iconici dell'italianità, che è... Voi con cosa brindate da Sant'Angelo? Con del limoncello e vino bianco. Noi vino bianco, quindi chiedo se qualcuno può aiutarci, accendiamo le luci. Venite anche qua dietro, immagino che i bicchieri siano già stati distribuiti, quindi potremmo iniziare a fare tutti quanti questo brindisi collettivo allo spirito di Messina. Adesso... No, lascialo giù. Vieni anche tu. All'Europa. Venite tutti quanti dietro, così siamo a favore di telecamera. C'era ancora... Sì? I ragazzi non li fanno bene. Ragazzi. Io alzo e poi vado. Noi stiamo aprendo le bottiglie, così prendiamo insieme. Non c'è Salvatore? Sì, qua sono qua. Ci siamo? Aspetta che mi sposto, faccio spazio ai ragazzi. Fai finta di fare 5. Questo è No, non è vero. Saluti, Salute. ridiamo. Salute. Cini, auguri. Italia, viva l'italianità. A lui. Bravo, controllo. Salute. Fai finta di bere e poi metterlo giù. Oh, pardon. E la rosetta? No, infatti. Hai già Parla anche te. Butto giù. Butto giù. Dai, di Gabriele quello lì. Butto giù. No. Non può. Non posso. Guarda. Io posso fare. Dire Gabriele che dopo ti tieni a cambi, la porti a cambi, c'è diverso. Ma c'è l'obiettivo? Sì. Ah, ecco, ok. Tutto il mondo globale. Ancora Fabio. È decisamente un ottimo modo per concludere. Grazie a tutti per l'iniziativa. Grazie a voi. Salute. Fabio, che fai la sociale? Alla prossima allora. Fabio è ancora lì? No, Fabio. Ciao. Ciao a tutti allora. Ciao. Ciao a tutti. E grazie anche a chi ci segue in streaming. Grazie Angelo. Aspettate, Angelo deve brindare, ancora non si è... Non ti sentiamo, Angelo. Ha chiamato 2 volte me. Allora, arrivo, Ah, ok. Ma è champagne o spumante? No, per l'Italia prosecco. Andrea. Angelo è stato un angelo, ha salvato anche noi. Alla nostra. Grazie. Cincin, e grazie. Grazie. Sentiamo, Salvo. Salute, grazie. Grazie, ciao. Ciao. Eccolo Angelo. Alla nostra, Cincin. Angelo. Allora. Ci sentiamo dopo. Andrea. Tutto bene? Cincin. Andrea dov'è? Dai. Andrea?
Vedo Andrea. Sì. Il Mossad l'ha fatto fuori. Ciao, c'è anche tua moglie, ho visto. Salutala. Salutami Un tua moglie, abbraccio. non mi vede. Ciao. Gin. Qua. Alla salute. Auguri per tutti, complimenti per Auguri la a tutti. trasmissione. A presto. Complimenti per la trasmissione, auguri. A presto. A presto, arrivederci. Andrea, vogliamo Andrea. vedere. Sto già facendo gli autografi. Arrivederci, auguri a tutti. Grazie. Complimenti per l'organizzazione. Ciao. Arrivederci. Un abbraccio. Fai salutare Andrea, va. Arrivederci di nuovo. Andrea? Sta confessando Andrea. Sì, no, è all'azione, medico Ma va che non ha nessun peccato. in attività, quindi sta dando dei consigli medici. Arrivederci, auguri, arrivederci. Ciao, grazie. Saluta, ciao. Ecco, volevamo questo. Arrivederci, grazie. Ok. Si può prendere dopo che pure così